Nel mese di luglio 2022, una spedizione scientifica del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino è salita nuovamente al ghiacciaio del Rutor, assieme a personale di ARPA Valle d'Aosta, per effettuare rilievi che permettano di osservare la situazione di questo prezioso ambiente naturale. Le misure effettuate sono state mirate al monitoraggio del ghiacciaio e all'osservazione dei territori proglaciali, ovvero quelli liberati dal recente ritiro del ghiacciaio. Gli aspetti del ritiro sono drammatici e sono stati monitorati con varie tecniche di misura secondo un approccio multidisciplinare integrato. In particolare sono state effettuate misure topografiche e fotogrammetriche che permettono di apprezzare il ritiro della massa glaciale e i fenomeni di deposito ed erosione nella zona proglaciale. Tali analisi sono state integrate con misure idrauliche di portata e di livello, al fine di definire modelli evoluti e predittivi del comportamento idromorfologico di tutta l'area. Si è iniziato inoltre a studiare l'avanzamento della vegetazione nelle aree periglaciali. Quota 2621.306. Benissimo. Qui stiamo montando una stazione base GPS, questa servirà d'appoggio a tutte le persone che stanno lavorando in questo momento. Abbiamo altri topografi che faranno dei voli fotogrammetrici per monitorare lo stato del ghiacciaio, abbiamo dei colleghi idraulici e idrologi che stanno facendo le loro misure, appoggiandosi anche a questa stazione base che permetterà quindi un posizionamento di precisione. Era il rilievo del fondo, quindi stavamo battendo una sezione del canale attraverso uno strumento topografico munito di correzioni RTK GPS. Questo perché da drone non è possibile riconoscere il fondo dei canali dove passa l'acqua e quindi bisogna correggere l'informazione con queste informazioni direttamente recuperate in campo. Siamo al lago dei Seracchi e qui abbiamo installati il sensore di livello e di temperatura dell'acqua ed è l'informazione che ci permette di misurare con continuità il livello in questa sezione. Questa mattina abbiamo inoltre effettuato una misura di portata con un correntometro che ci ha permesso di ricostruire la portata fluente in questa sezione. Questo pomeriggio installeremo anche un turbidimetro, che è un misuratore della torbidità dell'acqua, che ci permetterà di quantificare il trasporto solido in sospensione in quest'acqua e quindi di apprezzare lo scioglimento e l'erosione e il dilavamento che avviene nella zona di monte. Siamo alla piana marginale del Rutor, una zona che negli ultimi tempi ha subito forti cambiamenti a seguito del fatto che le portate sono incrementate e così anche il trasporto solido e si è venuta a generare una piana alluvionale a canali intrecciati con diversi rami. Avanza anche la vegetazione. Quello che stiamo facendo in questo momento è un campionamento di specie vegetali, campionamento che serve per istruire un algoritmo di machine learning che utilizzerà poi dati multispettrali acquisiti dai colleghi geomatici nella giornata di domani per poter fare acquisizione e riconoscimento automatico delle piante. Lo stesso lavoro verrà ripetuto negli anni successivi per poter apprezzare il meccanismo di colonizzazione e di avanzamento della vegetazione. I nuovi rilievi, confrontati con i modelli 3D realizzati negli anni 2020 e 2021 su tutto il bacino e le misure eseguite storicamente da ARPA Valle d'Aosta, permetteranno di valutare l'evoluzione e la salute di questo importante ghiacciaio, che già ad una prima osservazione non è purtroppo confortante.